Benvenuti cari amici su Underground Sea, questa volta vi vogliamo proporre con la collaborazione di Dungeons Linux Guide un nuovo ciclo di primer che ha come obiettivo quello di farvi avvicinare all'universo delle DH senza investimenti di denaro esagerati. Grazie a una buona dose di intuito e alla passione nata da questa partnership proveremo a esaminare una serie di leggendarie con l'intento di offrire da un lato un gameplay solido e convincente, dall'altro un esposto economico che non supererà mai i $100, non rinunciando al divertimento. Questa volta ci approcciamo a una lista basata su una leggendaria nei colori Golgari, decisamente atipica almeno rispetto a quanto si propone di solito questo color pie, dandoci modo di sfruttare carte insolite e poco richieste, a tutto vantaggio del nostro portafoglio. Questa volta vi parleremo di Dina, Soul Steeper. Abbiamo a che fare con una creatura proveniente dal piano di Strixhaven, School of Mages, che ci offre una serie di abilità piuttosto insolite, almeno per quanto riguarda il color pie Golgari messo a disposizione, più vicino alle meccaniche tipiche dei colori Orzhov, sul versante del life gain e del sacrificio. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 2 mana specifici, uno verde e uno nero, abbiamo un druido driade, con forza 1 e costituzione 3, e 2 abilità, apparentemente non collegate tra loro. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta guadagni punti vita, ogni avversario perde un punto vita. Mentre nella seconda c'è, paga un mana generico, sacrifica un'altra creatura, Dina Soul Steeper, per N più X più 0, fino alla fine del turno, dove X è la forza della creatura sacrificata. Avere nella zona di comando un Sacaloid è sempre foriero di potenziali combo o di sinergie legate alle meccaniche Aristocrats, sempre molto presenti nel nero, ma questo approccio richiederebbe dei tutori, che notoriamente hanno un costo sul fronte del budget molto elevato. In questo caso ci concentreremo sulla prima abilità, perché in questo color pie esistono una marea di effetti, spesso rarità comune, in grado di innescare il ping su tutti gli opponenti, con notevoli benefici per il nostro gameplan, sia perché sono consistenti, sia perché spesso potremo attivarli più e più volte anche nei turni avversari. Un piano di gioco apparentemente semplice, ma allo stesso tempo solido e funzionale, quello ipotizzato attorno a questa Dina Soul Steeper, che non vede l'ora di spremere i punti vita di tutto il party, senza nemmeno scomporsi troppo, mentre sorseggia comodamente il suo infuso. Se il nostro intento è costruire una build budget, scegliere Dina Soul Steeper ci offre una serie di vantaggi indubbi, visto che sul mercato non sarà difficile reperirla, grazie alla sua rarità a carta non comune, a tutto vantaggio del nostro portafoglio. Inoltre avremo a disposizione molte carte tra il Life Gain, offerto ad esempio da SM World, e il Ramp Effect, molto comuni nel verde, come Kodamas Reach, che ci garantiscono, senza spese folli, solidità negli effetti e consistenza nell'azione, così da ricastare agevolmente il generale qualora venisse rimosso. Inoltre il nero ci garantisce tutta una serie di effetti, tra quelli di Drain, di Marauder Blight Priest, a quelli di card draw promossi da Grid, che ci faranno molto comodo per non restare a secco nelle fasi avanzate del match, dove ci servirà ogni aiuto possibile per chiudere i giochi. Insomma, anche se saremo limitati nelle finanze, non rinunceremo a nulla con questa Dina Soul Steeper, a patto di confidare nella consistenza e nel coordinamento delle strategie, come avremo modo di vedere nel proseguo di questo primer. Come accennato nelle premesse, lasciamo da parte il pieno sacrificio e Voltron offerto dalla seconda abilità di Dina Soul Steeper, concentrandoci sul suo Drain Effect, che riusciremo a sfruttare al meglio senza grossi investimenti sul fronte economico. Di certo ottenere diversi effetti per incrementi piccoli ma continui di punti vita ne avremo a disposizione parecchi, tra creature come Dead Greeter e Prospero Innkeeper, artefatti come Sandropet, Tablet of Guilds e Pristine Talisman, e persino con le terre con Hide Market, Radiant Fontaine e Witch Clinic. Questo ci garantirà più e più volte di innescare la prima abilità del comandante, dandoci modo di risucchiare la vita di tutto il party facilmente, con diverse carte che concorrono tutte al medesimo scopo nelle circostanze più disparate, allontanando anche lo spettro di una nostra di partita. Un'altra abilità che attiveremo facilmente, anche grazie agli effetti di run presenti nel verde, è quella Landfall, che sfrutteremo al meglio grazie a Jedi of Shot, Kazando Nectarpot e Great Singling Heart, senza contare che con gli incantesimi come Druid Class, Retreat to Agra e Retreat to Kandazu possiamo ottenere anche qualche vantaggio di contorno al nostro gameplan. Una delle carte migliori sotto questo punto di vista è di certo Cursor of Knufix, che unisce un effetto di ramp, anche consistente, con uno di life gain, che ben si integra con tutte le tech che ci faranno accumulare molte terre in campo senza grossi sforzi. Per dare maggiore consistenza a questo piano di gioco, offrendo anche un backup alla prima abilità del comandante, aggiungiamo Defiant Bloodhorde, Epicure of Blood e Winterbloom Apprentice, con il loro Drain Effect, così da assicurarci la vittoria anche senza Dina in campo. Inoltre con Vito, Torn of the Dark Scrolls, che può darci anche lifelink al nostro board e alcuni incantesimi, Revenge of the Ravens e Sanguine Bond, abbiamo una maggiore consistenza per questo effetto, vitale per riuscire a domare anche i party più coriacei.
E visto che alcuni dei nostri effetti si attivano grazie all'ingresso di nuove creature con generatori di token come Sagemore Witch e Truth Garden, possiamo unire l'utile al dilettevole, senza contare che potremmo anche asfaltare gli avversari se avremo a disposizione un board abbastanza affollato su cui contare. La fase aggro è sempre un'opzione valida, tanto più se riusciremo a sfruttare carte come Blood Researcher, Bloodthirst Aerialist e Honor Troll, che ci possono ingrossare anche grazie agli effetti di life gain a tutto vantaggio del nostro gameplan, sempre minaccioso in ogni situazione. Abbiamo poi delle carte che sono in grado di sfruttare appieno le nostre creature, Valentine Dane of Vane, o meglio la sua controparte Lisette Dane of Eroth, che possono trasformare ben presto anche le creature più piccole in bittanti inarrestabili, e Blossoming Bog Beast, che offre effetti simili tra life gain e travolgere, tutto in un'unica azione. Possiamo permetterci anche un'altra carta, non certo economica, ma di grande effetto per vincere le nostre partite, Exsanguinate, un ottimo modo per sfruttare il mana a disposizione e gli effetti di drain presenti nel mazzo, per chiudere la partita in un sol colpo, con questa magia caricata a dovere. Inoltre, senza stravolgere troppo il nostro gameplay, inseriamo Rogue Passage, nel caso ci restasse un unico avversario da affrontare e vogliamo colpirlo duro con il nostro generale, utilizzando al meglio la sua seconda abilità, a dispetto del piano di gioco principale di questa lista. Visti gli elementi di spicco su cui puntare con questa Dina Soul Steeper, ora dobbiamo concentrarci su quello che ci permetterà di mettere in campo il nostro game plan, visti anche i limiti di budget che ci siamo imposti, che non devono sacrificare la giocabilità del mazzo. Fondamentali sono gli effetti di ramp, sia quelli generalisti come la Noeras e Sakura Tribelder e Golgari Signet, sia quelli legati in qualche modo agli effetti life gain, come Accomplished Alchemist e Zaroth Channeler, che possono compensare le rimozioni dei nemici o il costo di cast di alcune delle nostre magie meno efficienti. Per fortuna, con il verde a disposizione, possiamo abusare di tutta una serie di magie, Farseek, Rampart Grove, Cultivate, Explosive Vegetation, Migration Path e Skyshroud Claim, economiche e affidabili, che ben si integra con la nostra mana base tipicamente composta da terre base, economiche e comunque efficaci. Non possiamo rinunciare agli elementi di card draw, soprattutto perché avremo meno carte degli avversari in grado di impattare subito sulla partita, ecco perché Ayara, First of Lockwayne, Silversmooth Ghoul, Cosmos Elixir e Well of Lost Dream sono utili a tenerci a galla rispetto agli avversari anche quando sono carrozzati. Un altro aspetto utile da introdurre, soprattutto perché la nostra build è basata in gran parte sulle creature, è quella della recursione al cimitero, ma con Vane Witch Coven e Witch of the Moors abbiamo qualche speranza in più di ottenere qualcosa in mano, forse finito troppo presto nel grave. Abbiamo poi bisogno di qualche rimozione puntuale, per fortuna nei colori Golgari, anche senza grossi investimenti, ci sono diverse scelte interessanti, Nature's Claim, Beast Within, Cross Grip, Putrefy, Death Sprout e Mortality Spear, utili a prendersi cura delle mestizie proposte dagli opponenti. Se siamo in difficoltà sotto assedio da avversari di colmi di creature in campo, niente paura, con vratte come Essence Pulse, Pest Infestation e Deadly Tempest avremo modo di ribaltare la situazione, senza nemmeno rivolgersi alle staple molto costose presenti nel nostro color pie. Inaspettatamente possiamo anche inserire tra i 99 due vere staple di questo color pie, The Try Shaman e Scavenging Ooze, utili a prendersi cura dei cimiteri avversari, oltre a ben integrarsi con il desiderio di guadagnare punti vita, indotto dal gameplay del generale. Infine, visto che il nostro generale è la chiave principale per le nostre vittorie, sarà bene proteggerlo al meglio e con Mask of Eavasin, Mirror Shield e Swiftfoot Boots possiamo assicurarci di passare indenni alle rimozioni puntuali, che di certo saranno pronte a colpire Dina inesorabilmente, appena compresi i nostri piani di conquista. Siamo riusciti fin qui, con questa Dina Soul Steeper, a costruire una build economica, sotto i $100, ma allo stesso tempo funzionale, in grado di reggere anche avversari accaniti e più spendaccioni, ma se vogliamo in futuro migliorare le 99, di scelte a disposizione ne avremo molte, e tutte utili anche in altri contesti. È chiaro che è una carta utile, ma allo stesso tempo esosa, per una chiusura dal nulla, è di certo Exquisite Blood, che va a braccetto con Sanguine Bond e tutti i Drain Effect presenti dalla lista, offrendoci con un'unica carta un modo per vincere al volo più di una partita. Annoverando Sagemore Witch e Widow Apprentice tra le 99, potrebbe essere interessante introdurre Chain of Smog, carta ignorata finora, ma grazie all'abilità Magecraft è diventata particolarmente appetibile e purtroppo anche costosa da acquistare. Puntare a carte specifiche per provare a chiudere in barba gli avversari non è facile, avendo un mazzo singleton, ma qui entra in gioco la possibilità di dotarsi di qualche tutore, come Grim Tutor, che però innalzerà di molto gli investimenti necessari per approcciarsi a queste carte, molto richieste tra i formati a 100 carte. Altra scelta interessante che unisce in una sola carta un drain effect e una rimozione è The Meatbook Massacre, uscita recentemente in Innistrad Midnight Hunt, ma così richiesta da diventare ben presto troppo esosa per una lista che punta a un budget contenuto. Infine, senza stravolgere troppo il gameplay di questo archetipo, offrendogli però maggiore resilienza, potremmo sfruttare Agadim Awakening, carta modale che ci offre una rianimazione di massa, molto utile dopo una vratta, soprattutto se avremo a disposizione il generale in campo e qualche effetto di life gain abbinato all'ingresso delle creature.
Siamo arrivati alla conclusione di questo primer, che si è concentrato su questa Dina Soul Steeper, un'ottima scelta per costruire una lista budget, ma allo stesso tempo capace di offrire un gameplay solido ed efficace, adatto per chi ha le prime armi, ma non vuole effettuare sin da subito investimenti corposi in un nuovo formato. Ringraziamo Dungeons Learner's Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video. Grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.